Insieme al nostro esperto Cristiano Luzzago, in questa puntata andiamo alla scoperta della prestigiosa Jaguar XJS, affascinante coupé nata per sostituire l'indimenticabile E-Type e prodotta per oltre 20 anni, dal 1975 al 1996. Amici appassionati di automobili da collezione, oggi presentiamo due modelli Jaguar XJS. La XJS è il modello che fu l'erede della Jaguar E-Type. Naturalmente ebbe una difficile eredità da eguagliare perché la Jaguar E-Type è stata ed è tuttora una vettura mitica nella storia dell'automobilismo. Tuttavia questi modelli ebbero una produzione molto lunga nel tempo e ne furono prodotti circa 115.000 esemplari, quindi fu un modello di grande successo. Le prime serie furono delle 5003 12 cilindri e poi a seguire vennero introdotte altre motorizzazioni come il 3006 6 cilindri e la 4000 6 cilindri e poi sul 12 cilindri come ultime serie fu introdotto anche il 6000. I modelli che abbiamo oggi sono entrambe della terza serie, però di 2 anni di produzione diverse. Abbiamo alla mia destra un modello del 91 e qui un modello del 94. In queste ultime produzioni notiamo che ci sono piccole differenze fra di loro che però li distinguono. I paraurti che sono in gomma con la copertura cromata, mentre questi sono già integrati del colore della carrozzeria. Sono diversi i cerchi, ma soprattutto quello che li distingue sono le motorizzazioni, perché i due motori, entrambe 4000 su queste vetture, sono di due serie diverse e quello dell'ultima serie, che è un prodotto già nell'era Ford, è il motore che alla lunga è quello molto più affidabile e meglio riuscito fra i due, benché il 4000 anche della serie precedente fosse un motore della massima affidabilità e super collaudato. Alcune peculiarità che notiamo di entrambe queste serie rispetto alle precedenti sono la fanaleria posteriore, che rispetto ai modelli prodotti dagli anni 70 in avanti avevano la caratteristica di essere triangolari ed era proprio una delle peculiarità di questo modello, e le finestrature delle portiere che mancano di montante. Più su questa versione cabriolet abbiamo anche una serie di accessori molto ricca. C'era di serie l'airbag per il guidatore e come opzionale anche per il passeggero. Inoltre in alcune versioni convertibili top di gamma come questa erano disponibili anche i sedili posteriori. L'uscita del nuovo modello coupé Jaguar doveva essere il degno erede della Jaguar E, ma doveva sfruttare quelle che erano già le esperienze acquisite dalla fabbrica. Il pianale infatti è di base quello della berlina XJ e la versione coupé fu prodotta immediatamente con i due posti di fortuna posteriori, perché nell'esperienza della E-Type la coupé 2+2 aveva avuto comunque un ottimo successo. La peculiarità che ha reso questa macchina famosa appena nata è proprio la parte dell'1.8 con il tetto raccordato ai parafanghi con queste modonature molto pronunciate, che è un design assolutamente unico ed irripetibile. L'intento della Jaguar, quando decise di produrre questa vettura sportiva, era quella di avere un'auto che potesse competere con quelle di Stoccarda e con quella di Modena. Ci fu addirittura una pubblicità nella quale vagamente si esortava Modena e Stoccarda a stare attenti al prodotto che sarebbe uscito dalla casa di Coventry. In realtà questa è una vettura che potremmo definire più una gran turismo che una sportiva. Infatti il pubblico di destinazione era più che altro un'utenza che aveva la necessità di una vettura comoda ma anche molto confortevole. Solo in un breve periodo fu utilizzata la 12 cilindri dalla Tom Walkinshaw Racing
per fare delle competizioni sportive nelle quali oltretutto ottenne grandissimi successi. Un altro dettaglio che caratterizza inequivocabilmente questo modello sono i fari anteriori, che sono anch'essi unici nel loro genere, con questa foggia ovale che era destinata però al mercato europeo, mentre nel mercato statunitense, per questioni di normative, venivano installati 4 fanali rotondi. Nelle prime serie dell'XJS il pubblico lamentava la mancanza della radica perché riteneva che la vettura fosse troppo sportiva con la plancia nera e alluminio. Quindi nei modelli successivi, e anche in queste che sono fra l'altro tra le ultime, tutta la parte della plancia e dei pannelli e il tunnel del cambio furono integrati con delle rifiniture in radica di noce. Dopo l'XJS fu introdotta l'XK8 che andava a ripescare le linee stilistiche della Jaguar con quegli stilemi degli anni 60 che furono riproposti come ultima versione. Però l'XJS in tutto il periodo della sua produzione fu una vettura con delle caratteristiche stilistiche e di design ineguagliate e comunque inimitabili data l'originalità di tutti i dettagli che la contraddistinguono. Quindi questa la renderà sempre una vettura particolarmente ambita dai collezionisti che cercano un'auto sportiva con eccellenze sia di meccanica che di design.